Oggi parliamo di digestione dal punto di vista ayurvedico e vediamo anche alcuni consigli per migliorarla oppure per mantenerla in equilibrio. Quindi mettiti tranquilla e rimani con me fino alla fine del video. Ciao a tutte e benvenute sul canale di Consapevolistico. Io sono Deborah e come sempre dietro la telecamera c'è Alberto. Prima di passare al video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirci anche sui nostri social Instagram e Facebook e di visitare il nostro sito www.consapevolistico.com per tantissimi consigli e ricette di benessere e bellezza al naturale. Nel video di oggi vediamo un po' nel dettaglio come la medicina ayurvedica vede la digestione e come possiamo fare per appunto andare a migliorarla. Un concetto che è davvero fondamentale in Ayurveda è che siamo quello che digeriamo e proprio per questo viene data molta importanza alla qualità della digestione. Il processo digestivo inizia nella bocca, quindi nel momento in cui il cibo viene masticato e insalivato per poi procedere lungo tutto il tratto digestivo e venire quindi assimilato e trasformato in funzione della forza del nostro fuoco digestivo, che in Ayurveda è chiamato Agni. Agni è proprio quella forza della trasformazione che regola il processo digestivo, quindi permettendo non solo una corretta assimilazione dei nutrienti che provengono proprio dal cibo che consumiamo, ma anche di tutto quello che possiamo assorbire attraverso i nostri cinque sensi. E diciamo che possiamo pensare ad Agni proprio come ad un vero e proprio fuoco che arde, per cui per mantenerlo vivo avremo bisogno della giusta quantità di legna, che nel nostro caso è ovviamente rappresentata dal cibo. E in questo modo il fuoco non si spegnerà, non sarà troppo debole, ma nemmeno brucerà in maniera eccessiva. Questo fuoco digestivo è il responsabile del nutrimento di tutti i tessuti e anche di mantenere disinfettati stomaco e intestino, distruggendo appunto i patogeni grazie proprio alla sua energia calda. E in realtà esistono altre forme di Agni, ma quello principale appunto è il fuoco digestivo che si trova tra stomaco e intestino tenue, di cui stiamo parlando proprio in questo video. Quando Agni è forte e in equilibrio, la digestione è ovviamente corretta e regolare, quindi lo possiamo percepire non soltanto a livello fisico, ma anche proprio energetico e mentale. Ci sentiamo più vitali, di buon umore, in grado di mantenere la concentrazione anche durante tutte le nostre attività diurne e anche di gestire al meglio le emozioni. E l'appetito è buono senza però essere magari eccessivo e non sperimentiamo quelle voglie improvvise di cibi particolari perché appunto tutti i nostri tessuti sono stati ben nutriti. Quando invece Agni è debole non siamo in grado di assimilare correttamente né i nutrienti né diciamo le esperienze più sottili della vita, quindi possiamo sperimentare i classici sintomi fisici di una digestione lenta come pesantezza, gonfiore, costipazione, ma anche mancanza di energia, spossatezza o irritabilità ad esempio. E tutto questo si verifica perché quando digeriamo bene l'organismo è perfettamente in grado di creare tessuti sani, ma anche di eliminare in modo corretto e sufficiente le sostanze di scarto e di produrre Ojas, che è quella sostanza sottile dell'immunità e della vitalità. La digestione non si ferma al solo tratto gastrointestinale, ma in realtà prosegue poi in altre tappe e si completa quando tutti i tessuti hanno ricevuto l'adeguato apporto di nutrienti. Anche questo è un punto davvero essenziale che vediamo nel corso Bellezza Integrale Ayurvedica proprio per comprendere al meglio quanto l'alimentazione sia davvero importante anche quando si parla proprio di bellezza esteriore. Agni, quindi il nostro fuoco digestivo, può avere fondamentalmente quattro condizioni diverse. Quando Agni è debole predominano gli elementi terra e acqua, quindi del dosha kapha, rendendo diciamo tutto il processo digestivo più pesante e più difficoltoso. E spesso questo avviene, si verifica proprio quando andiamo a consumare cibi particolarmente pesanti, freddi o anche oleosi, come appunto i latticini o i dolci, che rendono la digestione difficile e impegnativa. Quando Agni è troppo forte predomina il fuoco del dosha pitta, quindi in questo caso la digestione sarà sicuramente rapida e veloce, ma d'altra parte un eccesso di calore può portare letteralmente diciamo a bruciare i tessuti, provocando quindi acidità, diarrea, reflusso, bruciori vari e anche ipoglicemia. E spesso questo accade quando eccediamo con alimenti che sono troppo piccanti e riscaldanti. Quando Agni è variabile significa che Vata e quindi l'elemento aria producono un effetto diciamo volatile sul fuoco digestivo, quindi provocando gonfiori, costipazione, colon irritabile, coliche. E questo si verifica soprattutto quando andiamo ad eccedere con cibi troppo secchi, troppo freddi o eccessivamente leggeri.
Per ultimo, quando Agni è in equilibrio, la digestione avviene in modo corretto, quindi non proviamo quel senso di pesantezza dopo aver consumato il pasto, ci sentiamo energici e vitali, la pelle e i capelli sono luminosi, gli occhi sono brillanti, non soffriamo di gas, di costipazione, di diarrea o bruciori, eccetera. E questo significa che tutti i tessuti sono stati nutriti correttamente e che l'eliminazione avviene nel modo adeguato e corretto. Purtroppo, se le condizioni di squilibrio del fuoco digestivo si protraggono nel tempo, nel tratto gastrointestinale si genera un vero e proprio accumulo di tossine che poi finisce per espandersi in altri tessuti e in particolare in quelli più deboli. Questo accumulo, che proviene tra le altre cose da cibo non digerito, è chiamato ama in Ayurveda ed è considerato l'origine di tutte le malattie. Ma passiamo a qualche consiglio generale per poter favorire la digestione. Quindi innanzitutto dobbiamo cercare il più possibile di mangiare in una condizione di calma e di serenità, cosa che purtroppo spesso non è possibile perché siamo di corso al lavoro, abbiamo delle telefonate in sospeso da fare, oppure magari mangiamo mentre lavoriamo, mentre stiamo guardando la TV, eccetera. Quindi tutte queste pratiche sarebbero da evitare e uno dei motivi è che il sistema nervoso è in qualche modo, se è in qualche modo alterato, gli enzimi digestivi non riescono a fluire correttamente, quindi la digestione viene di conseguenza ostacolata. Il secondo punto importante è la masticazione. Abbiamo detto che il processo digestivo inizia nella bocca e proprio grazie agli enzimi della saliva, per cui se saltiamo questo passaggio masticando poco, addirittura per nulla gli alimenti, anche tutti gli altri passaggi che vengono di seguito saranno poi compromessi. Un altro aspetto fondamentale riguarda invece le bevande. È sempre meglio evitare di bere troppo mentre mangiamo proprio per non diluire i succhi gastrici e quindi spegnere il fuoco digestivo. Questo non vuol dire che non possiamo sorseggiare un po' di acqua, soprattutto se magari il pasto è ricco di cibi secchi, ma sicuramente più evitiamo di bere mentre mangiamo, meglio è. Invece, se soffriamo di digestione lenta, può essere utile bere una tisana allo zenzero oppure magari masticare una fettina di zenzero appunto prima del pasto, cosa che andrà a stimolare il nostro agni. Per quanto riguarda il pasto principale, anche qui dobbiamo pensare al fuoco digestivo come al sole, quindi che è più forte tra le 12 e le 14, ed è proprio questo il momento in cui dovremo consumare il pasto più abbondante. Alla sera invece il sole tramonta e anche Agni si indebolisce proprio per far spazio al periodo da dedicare al riposo. Ed ecco perché mangiare abbondantemente a cena e rimettersi subito a letto è veramente una pratica da evitare per non ostacolare tutto il processo di rigenerazione che avviene durante le ore notturne. Un altro punto importante è evitare di mangiare prima che il pasto precedente sia stato completamente digerito. Questo ci permette di non andare a sovraccaricare la digestione, ma anche in un certo senso di fare spazio nella mente, oltre che ovviamente nello stomaco, mantenendoci più lucidi e più attivi anche durante tutto il corso della giornata. E come sempre non dimentichiamoci delle nostre amiche spezie. Di spezie che favoriscono la digestione ce ne sono davvero tantissime, ad esempio il cumino, il finocchio, lo zenzero che abbiamo nominato anche prima, il cardamomo, il coriandolo, anche la menta. E diciamo che l'importante è usarle all'inizio delle cotture e non alla fine, e sempre in accordo con la propria costituzione e con il nostro tipo di digestione. Nella descrizione del video vi lascio tutti i link utili insieme ai nostri codici sconto che potete utilizzare per risparmiare e anche l'articolo completo se avete bisogno magari di andare a rileggere con calma qualche concetto. Bene ragazze, per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere rimaste con me fino alla fine del video. Se vi è piaciuto e vi è stato utile lasciateci un bel like e scriveteci anche un commentino per farcelo sapere e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Intanto vi mando un bacione. Ciao!